Ciao belli, buongiorno. Io oggi volevo parlare di un argomento ed è il rapporto tra la nudità e la sessualità. Ok. Allora, facciamo un esercizio. Chiudi gli occhi, rilassati. Immaginati una donna nuda e analizza come te la stai immaginando, di che età te la stai immaginando, dove, in che contesto, che sentimenti ti fa sorgere. Ci sono dei punti in particolare che stai focalizzando? È la totalità del suo corpo? Il frame? È qualcuno che conosci? È una fantasia? Bene, saluta la tua amica nuda. Ora immaginati un uomo nudo. Analizza dove, è una fantasia o è qualcuno che hai già visto, quali emozioni ti fa sorgere dentro di te, quali sono i particolari in cui ti stai concentrando, ti senti a tuo agio, ti senti a disagio nell'immaginare questo uomo nudo, senti sorgere dei giudizi. Va bene, saluta il tuo amico nudo. Ora immagina un bebè nudo, dove lo vedi, in che contesto, ci sono dei punti particolari che visualizzi meglio di questo bebè, che emozioni ti fa sorgere vedere questo neonato nudo, ti senti a tuo agio immaginarti un neonato nudo, ti senti a disagio. Ora immaginati una persona anziana nuda, scegli tu, uomo o donna. Immagina donna o un uomo, o entrambi. E a confronto con i primi uomo e donna, come ti senti? Benissimo, fine dell'esercizio. E il video potrebbe finire anche qua, perché tu hai tutti gli elementi già per analizzare il tuo rapporto con nudità e sessualità. Comunque, guardiamolo. Nudità e sessualità sono due cose estremamente diverse, incrociate, interconnesse in un certo senso, ma nudità e sessualità sono due cose diverse, ok? Analizza la differenza dei tuoi sentimenti nei confronti della nudità applicata su un soggetto o su un altro soggetto. Non è che ci sia una verità, però penso che sia veramente interessante indagarlo un pochettino. Perché io trovo che spesso, tutte le volte che ci sono delle condizioni di nudità, che sia espressa pubblicamente, al mare, sotto la doccia, i capezzoli al vento, piuttosto che la foto su Instagram, spesso la nudità viene automaticamente sessualizzata. Anche questo esercizio che nudo non vuol dire sessuale, perché io se mi immagino un bebè nudo, io nessun giudizio per chi è stata un'esperienza diversa, ma io è nudo ed è puro, cioè fuori dalla mia idea di sessualità. Allora, secondo me è esercizio per tutti imparare a riconoscere che nudità e sessualità vengono da due luoghi diversi, e questo si può fare anche con una self-analisi. Per esempio, io sono molto a mio agio a stare nuda, adoro stare nuda, potrei stare nuda ovunque, vado a fare la doccia tutta nuda, vado al mare tutta nuda, vado in topless, bellissimo. L'altro giorno ho fatto un bagno nelle cascate, ero nuda, ho mandato la foto dei miei genitori, ah guarda, ho trovato le cascate, da 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 da. Benissimo, sto benissimo. Se però mi dovessero dire mettiti in lingerie, mettiti un reggiseno sexy, gioca con la tua sessualità, fai dei giochi, minchia raga, ghiacciolino, cioè non so, non so, sono a disagio. Perché? Perché il fatto di essere nuda per me viene da un mio rapporto con me stessa, col mio corpo, a cui ho sempre cercato di tenere cura, un amore per la libertà, una forte dimestichezza con le mie sensazioni corporee. Ho fatto tanto sport, tanto yoga, tante esperienze sensoriali, mi piace sentirle
cose sul mio corpo, come si muovono, mi piace provare diversi textile, diversi centimetri del mio corpo, cosa succede, adoro. Questa è nudità. Se poi mi chiedi di entrare e di giocare con un contesto sessuale, questo vuol dire che devo mettere in gioco la mia storia con la sessualità, il mio rapporto con il sesso opposto, eventualmente il mio stesso sesso, metto in gioco la mia eterosessualità o meno, cioè nel senso ci sono tanti altri meccanismi che quando mi parli di sessualità entrano in gioco con cui magari sono meno a mio agio. Quindi con questa analisi interiore io vedo che è abbastanza chiaro che nudità, il rapporto con la nudità e il rapporto con la sessualità sono due cose diverse. Quindi nudità e sessualità sono due cose diverse, quindi iniziamo a entrare in questo treno, ok? Per favore, perché non è possibile che ogni volta che c'è un capezzolo o farsi la doccia così, entrare in topless, ci sia questo assalto come un carnivoro che vede una bistecca e vuole mangiarla. No, 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 no. Cioè, capisci che la nudità è la nudità. Come il vecchio che morirà nudo. Siamo nati nudi e moriremo nudi e viviamo nudi, ok? Tu vivi nudo, poi tu ti vesti, ma tu esisti nudo, chiaro? Secondo me sarebbe molto importante a livello sociale imparare ad essere un po' più a nostro agio col fatto di essere nudi. Quindi quando io poi metto una storia su Instagram e a differenza di se sono nuda o non sono nuda, i messaggi che ricevo, le visualizzazioni, due cose completamente diverse, è chiaro che c'è una fortissima sessualizzazione del soggetto nudo, ma la posso ritrovare anche dentro di me, siamo tutti nati nella stessa società, raga. Se sei nato in Thailandia, alza la mano, o in Giappone, e facciamo una discussione. Anche quando vado in giro per strada, no? Vedi un bel ragazzo, una bella ragazza. Come guardiamo queste persone? Allora io trovo che apprezzare la bellezza sia giusto e sacrosanto. E anche mostrarla. Come io faccio un'opera d'arte, io posso anche considerare me stessa un'opera d'arte. Perché no? Quindi magari mi piace prendere una posa artistica nuda in mezzo alla gente perché mi piace l'arte del mio corpo e io la performo così. Benissimo, benissimo. E quando vado in giro per strada e vedo signora bellissima, signore bellissimo, ragazzi bellissimi, io ho voglia di guardarli, ma è come guarderei un fiore. Cioè, perché noi non possiamo guardare la bellezza di un essere umano come guardiamo la bellezza di un fiore. Ovviamente è un discorso intenso, ci sono i ferormoni, c'è la sessualità, c'è l'istinto di riproduzione, c'è un sacco di cose per cui è ovvio che non guardiamo la bellezza di un fiore come guardiamo un essere umano. Se noi entrassimo in quest'ottica, nel momento per esempio in cui sto camminando a fianco del, mettiamo, il mio partner esclusivo, monogamo, ok? E vediamo un persona X, qualsiasi se sia maschio o femmina, che passa e io mi giro a guardare così. Nel momento in cui io, nella mia coscienza, sto osservando bellezza, o il mio partner sta osservando bellezza, ma guardiamola insieme. Come potrei guardare un fiore, come potrei guardare un bellissimo tramonto, cioè perché non possiamo allenarci a guardare la bellezza umana come una bellezza naturale, senza avere questo, cioè nel senso, e lì cosa entra in gioco secondo me? Il discorso di dire sì, ma io come faccio a sapere se l'altra persona, o anche autoanalisi, io sto guardando questa bellezza con un'emozione di salto sopra la bistecca, oddio quanto mi piacerebbe avere questa bistecca davanti al mio piatto, poi vado a casa e dico madonna guarda la bistecca che ho visto passare per strada, minchia, minchia c'era una cucù, cioè sono due atteggiamenti diversi, nel senso che se io vedo un bellissimo tulipano lo apprezzo, lo guardo, vado avanti, non è che torno a casa e penso al tulipano, cioè magari sì, magari mi ispira, faccio un bellissimo disegno, non lo so, ma nel senso mi dà un sentimento di serenità. Quindi come io mi sento
nell'osservare bellezza. Il mio osservare bellezza è in un certo senso accompagnato da un sentimento di possessione e in inglese lust, cioè il desiderio carnale. Ovviamente se io sto cambiando una persona e quello che dovrebbe essere un guardare bellezza diventa un oh guarda che bel culo, oh guarda le tette di questa, oh guarda. Qui secondo me c'è un discorso di sessualità cosciente o incosciente, matura o immatura, perché sinceramente, come io la penso, apertissima al dialogo, per favore, se qualcuno vuole iniziare un dialogo facciamolo su questo tema, finché c'hai 20 anni in cui c'è una risposta ormonale molto forte che tu ancora non sai controllare, e quindi la prima cosa che guardi è tette, quando guardi una c'hai tette grosse guardi tette, quando sta correndo guardi culo e ti viene la bava alla bocca. Secondo me a un certo punto, quando inizi ad avere l'esperienza, consapevolezza di te, del tuo corpo, inizi a prendere consapevolezza che sei un essere complesso fatto di strati emotivi, di una storia, delle aspirazioni, motivazioni, insomma di tante cose, più cresciamo, più ci conosciamo, più ci evolviamo, più secondo me anche il discorso della sessualità diventa un discorso più profondo. Cioè, nel senso, quello che magari ti attiva un sentimento di eccitazione e desiderio sessuale non è tanto un'immagine superficiale, perché un'immagine superficiale di una forma, di un corpo, tette, lingerie o questo o quello. A un certo punto, quello che è nella mia prospettiva e che ho sentito da uomini e donne che hanno fatto un certo lavoro su di sé a livello di consapevolezza e sessualità è: quando ero giovane, inconsapevole, vedevo un paio di tette, vado via di testa, ma crescendo no, perché sono diventato consapevole e quello che in un certo momento mi turn me on, ok, quello che mi accende è una connessione multidimensionale. Cioè quando c'è un modo di muoversi, un modo di parlare, un modo di dire, una chimica, un'interazione che ti prende in maniera complessiva, allora lì dici, Ale, dai. Altrimenti rimane una bella immagine. Uomini, tantissimi anche, che mi hanno detto: guarda, quando ero ragazzino vedevo la tipa in costume, in lingerie, è vero, diventavo un po' un cane, ma adesso che ormai ho 30 anni, quello che mi accende è ben altro. Questo è quello che io considero una sessualità matura. A un certo punto un uomo oltre i 30 che ancora mi fa dei commenti sessuali, ok, a la tipa che ha il costume in un certo modo o che si veste in un altro, fratello di luce, ma sia non guardare, sia guardare così, in realtà vengono dalla stessa radice, che non sei in grado di sostenere la bellezza ed avere una coscienza sessuale, perché pian pianino quando si cresce si capisce che anche un rapporto, ok, diventa molto più piacevole, molto più intenso, molto più travolgente quando c'è un coinvolgimento. Quindi quando hai questa profondità di esperienza, automaticamente fai un salto di qualità e impari a vedere la bellezza in quanto bellezza. E fai un complimento, dici: sei bellissima. Ma lo fai sinceramente, onestamente, senza problema, non fai la battuta, non fai fai un commento aperto, onesto, perché tu sei onesto con te stesso e hai fatto un lavoro di onestà con te stesso. Tra l'altro, il fatto di vivere in una società dove o guardiamo così o guardiamo così è il sintomo di una società che non ci ha insegnato a vivere la sessualità e l'espressione corporea, tra cui anche la nudità, in maniera consapevole. Se le nostre spiagge fossero nudiste, ok, per esempio, e te vedi gente nuda dalla mattina alla sera, ti abitui, che corpo umano è quello? Cioè, quando vado in piscina, io adoro, sto lì, guardo, mi piace un sacco guardare i corpi della gente.
vecchi, grandi, piccini, forme diverse, tette grandi, cioè, non è che non guardo le tette o non guardo i culi, ma come guardo le gambe, come guardo i piedi, come guardo gli avambracci, come guardo i pettorali, cioè come guardo tutto, come guardo la bellezza del corpo umano in tutte le sue forme. Poi ovviamente sono una ragazza, funziono anch'io ormonalmente, ho 25 anni, sono nel fiore, penso, della mia esplosione e ovviamente il mio corpo, cioè, può rispondere, ma è che è ben diverso da dire "Ah, no, cioè posso sentire dove potrei sentirmi attratta o meno. Il sentirsi attratti è diverso dal sentirsi eccitati, raga. Cioè io posso essere attratta da te, beh, cioè, prima che mi svegli, ragazzi, diventa un po' più profondo, capito? Il corpo è bello sempre, anche le mie pezze di sudore perché fa un caldo della Madonna e c'è l'afa, è bello, è normale, non mi vergogno, guardalo, guardalo. Anche che non c'ho il reggiseno, sì, buona, raga, sono dei capezzoli, sono dei capezzoli. Allora, se uno vede i capezzoli all'uomo, tutto bene. Capezzoli alla donna. Sesso, no, ma dove? Ma scusa, ma perché? Cioè, capisci che questo atteggiamento è veramente il sintomo di una società che non ha lavorato sull'espressione fisica, sulla nudità e sulla sessualità. E vedo delle cose incredibili, cioè, un ragazzo che veramente mi ha scritto per giorni, ma giorni, 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 chiedendomi foto nuda. Io dico, ma fratello di luce, non c'è un cazzo di altro da fare nella tua vita? Cioè, hai bisogno di un'immagine nuda di una persona con cui non hai neanche un rapporto per migliorarti la vita? No, raga. Che poi io non ne so niente di porno. Cioè, secondo me, se dovessi immaginare un porno, dovrebbe essere anche di una complessità, un po' di dinamica psicologica che ti coinvolge e allora forse potrebbe provocarmi delle reazioni, ma altrimenti se sono due immagini che fanno cose, perché? Perché? Sono molto felice di dimostrare un atteggiamento di nudità desessualizzato per ricordarci che siamo nati nudi e moriremo nudi, che il corpo è bello perché è bello e che la maglietta ho deciso di mettermela, non perché Dio mi ha detto che devo mettere la maglietta, ok? Poi è anche legale andare in giro nudi, questo è una cosa incredibile per me, io non ho capito. Invece ci sono delle naked society, ci sono dei villaggi nudisti, cioè ci sono dei interi movimenti di gente che vive la vita nuda, ok? Completamente desessualizzata, perché hanno scoperto che a parte fa molto bene al corpo, alle cellule, al metabolismo, al sistema immunitario, tanto per dirla tutta, dà un sacco anche di incentivi per l'autostima, per l'ansia sociale, per il rispetto di sé e degli altri, per il non giudizio nei confronti di noi e degli altri. Quindi in generale hanno scoperto che migliora la salute mentale delle persone. C'è anche tutto un discorso collegato al fatto di vulnerabilità. Ho conosciuto della gente mentre ero nuda, perché eravamo nella sauna, perché si stava facendo un bagno al mare, nel fiume, perché stava facendo la doccia o quant'altro. E io mi sono resa conto che le persone che io ho conosciuto mentre ero nuda si è creata subito un'intimità diversa. E di nuovo intimità non vuol dire sessualità, vuol dire che tu mi hai visto come io sono fatta, al di là dei vestiti che mi metto, della marca che sono, di chi voglio essere, di che identità sociali io mi metto attraverso i miei vestiti. Tu mi hai visto nuda, tu mi hai visto chi sono. E quindi c'è anche tutto un discorso di vulnerabilità, verità e onestà naturali che si crea nel momento in cui ci si spogliano davanti all'altro. E per questo anche tra due partner il processo di spogliarsi a vicenda è molto profondo, sarebbe molto bello riuscire
a farlo con consapevolezza, perché è come se tu togliessi strati all'altra persona. Quindi, secondo me, la nudità va un attimo rivista, analizzare dentro di noi come noi percepiamo la nostra nudità, perché come noi percepiamo la nostra nudità ci può dare un sacco di informazioni su come siamo cresciuti, sui nostri eventuali trauma, sui nostri trigger del nostro corpo, se abbiamo bisogno di darci più amore, se da 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 da. E poi, secondo me, anche imparare a guardare la bellezza come bellezza, a autoanalizzarci, dire voglio imparare a guardare la bellezza come se fosse un bellissimo fiore, un bellissimo tramonto, imparare che essere attratti da qualcosa non vuol dire volerlo possedere e continuare questo bellissimo viaggio del fatto di essere umani in tutte le nostre sfaccettature. Quindi adesso esco le tette. No. E spero un giorno di vedere molta più gente nuda, senza giudizio e con amore. Ciao! La prossima volta che vai a fare bagno al mare, che sei in vacanza, vai in topless. Se non vuoi farlo da solo, fai con degli amici, no? Fallo un po' in gag. Ma se hai il coraggio di farlo, guarda come reagisce la gente. Immagina se iniziassimo a farlo tutti, sarebbe una rivoluzione. Buona nudità a tutti, godetevi i vostri corpi, godetevi i vostri capezzoli, qualsiasi essi siano, e buon viaggio. Ciao!